Ciao da Fulvia e ben trovati sul mio canale Bluespin Art. Le prossime immagini vi presenteranno un paio di pants realizzato con lo stesso cotone del Bolero Ivy, quindi diventa un bellissimo completo. Certamente farà la sua scena nel periodo estivo, ma essendo un cotone particolarmente spesso anche nelle mezze stagioni. Potete indossarlo con sotto dei pants oppure effetto nude con il costume. Spero vi piaccia. Per qualsiasi commento scrivetemi e fatemi pure le domande liberamente. Non mi resta che augurarvi buono spin e alla prossima. Ciao da Fulvia. La parte alta del nostro pantalone quindi prende avvio da una catenella che considera la metà del nostro giro vita, quindi da anca ad anca. Essendo questo modulo sviluppato con un'apertura centrale, valutate sempre di fare una prima catenella a punti dispari, così con il punto di scarto, il punto dispari centrale sarà quello che aprirà il vostro angolo. Qua vedete già il primo pannello eseguito e come vedete la parte centrale ha sviluppato l'apertura. Questa sarà la parte alta del pantalone. Qui agganceremo l'angolo che stiamo per fare anche per questo pannello e formerà il nostro cavallo. Poi chiuderemo gli angoli e avvieremo la lavorazione della gamba. Quindi voi già vedete qui come il pattern che vi ho segnato, come si è sviluppato. Il filato è sempre quello che ho utilizzato anche per un bolero nel canale, vedete il video, è un multifilo, non è facile da lavorare, si apre facilmente, ma il risultato nel complesso lo trovo comunque accettabile. È sempre cotone lavorato con un 6,5. Quindi qui vedete già la mia catenella fatta. Io ho fatto 39 maglie, quella centrale dispari l'ho segnata come il punto su cui farò l'apertura. Sopra la catenella ho fatto un primissimo giro di punti bassi e adesso sto affrontando la riga di punti alti e proprio in centro adesso aprirò con le 2 catenelle di separazione e poi proseguirò verso la fine. Farò un altro pannello quindi uguale a questo. In sé è sempre molto semplice perché sarà una riga piena, una riga aperta, una riga piena, una riga aperta. La prima aperta con punti alti e le successive aperte coi mezzi punti. Quindi direi che l'impianto base è questo, sono questi 2 pannelli che stiamo formando e adesso per l'appunto eseguo anche questo esattamente come lo schema che vi riporto.
Ok, ho terminato di lavorare il pannello frontale posteriore del nostro bacino. Io sono arrivata a una misura di 28 centimetri circa. Vediamo. Quindi sì. Prendiamo bene la misura. 26. In ogni caso devo considerare che il doppio, visto che è altrettanto uguale a questa misura, è il giro della mia coscia, quindi sarà la gamba. Se volete, dunque questa lavorazione innanzitutto devo specificare una cosa, ha una vita bassa perché dall'inguine a sotto l'ombelico vedete è molto stretto. Per il momento preferisco mantenere la vita bassa perché nell'eventualità volessi alzarla potrei in termini di lavorazione aggiungere qualche giro circolare direttamente in vita. Quindi mantenendo la vita così bassa mi sono fermata a creare ulteriori righe e quindi è per questo che adesso io ho questa misura che è bloccata a dicevo 26-28 centimetri, quindi il mio giro coscia arriva intorno ai 55 centimetri. Se volete mantenere quindi la vita bassa però aumentare la coscia, adesso nel momento in cui uniremo le due parti sotto al cavallo, recuperate proprio in fase di unione i centimetri mancanti per la vostra circonferenza di coscia. Io farò poche righe adesso per unirne, penso che mi basterebbero circa 3 righe. Per unire quindi le due parti ci si aggancia proprio laddove c'è lo spigolo basso, quello che andrà sotto al cavallo, sotto l'inguine. Mi aggancio quindi all'ultimo punto alto, inserisco un altro punto alto, quindi punto alto, punto alto, punto alto, 3 punti alti proprio nell'ultimo spazietto che abbiamo a disposizione, quindi uno nel punto sotto, uno nello spazio di separazione e uno sull'altro punto. Dicevo, eseguo solo 3 righe perché non ho bisogno di allargarmi troppo con il giro della gamba. Ripeto, se voi volete una gamba più larga, più ampia, aumentate le righe, quindi è da qua che avrete il vostro giro giusto di misura. Con l'ultima riga di queste 3 che farò mi aggancio direttamente ai corrispettivi sulla parte opposta. Uno, due e sto facendo la terza riga sotto il cavallo. Con la terza riga la catenella che mi è servita per alzarmi viene agganciata con un bassissimo al punto alto di fronte. Adesso entro montando un punto alto qui in mezzo per poi fermarmi nello spazio dei due punti alti, sempre con un punto bassissimo, facendo entrare da sotto l'anello di lavorazione. Poi ancora un punto alto ed un bassissimo, mi aggancio a quest'ultimo punto alto. Così vedete la parte alta piegata su se stessa con i due pannelli che circondano per l'appunto il bacino. Questo è il cavallo che abbiamo appena terminato di fare e di fatto già così sono dei bellissimi short sgambati, quindi potete fare un super short già in questo modo.
Potrete semplicemente definire se volete una piccola frangia oppure lasciarlo anche così. In questo modo già si presenta come un bellissimo capo molto sexy. A seconda anche del filato che utilizzate, dei colori, è un modello che potete sfruttare per fare effettivamente uno slip molto sgambato. Noi però proseguiamo con la lavorazione della gamba e quindi adesso creiamo tutta la lavorazione circolare. Adesso ritorniamo sotto al cavallo dove abbiamo lasciato l'anello di lavorazione. Io ho lasciato ancora il filo attaccato. Bene, da questo momento quindi iniziamo a lavorare la gamba. L'ultimo giro dei pannelli era pieno a punti alti. Ora decido di lavorare mezzi punti e entrerò con 2 mezzi punti per ogni corpo di punto alto sottostante, quindi abbiamo fatto 3 righe e inserirò 2, 4, 6 mezzi punti. Poi i mezzi punti sulla parte circolare del restante gamba li inserirò a modi alternati, quindi lasciando sempre una catenella di separazione, uno sì e uno no. Bene, avviamo così la lavorazione della gamba. Per chiudere la parte laterale facciamo prima 1 o 2 righe di punti bassi, giusto per avere ben chiare le magliette su cui ancorarci sul lato opposto. Quindi su tutti i bordini dei fianchi laterali eseguiamo queste righe di punti bassi. Scegliete voi quanto farne, anche per valutare bene la misura che avete intorno al bacino. Mi sono fermata un attimo per farvi vedere come sta procedendo. Di fianco, qua sul lato, come vi avevo già descritto, ho realizzato a punto basso una riga in modo da poter poi unire in modo più semplice i 2 fianchi, sia da questa parte che da quest'altra. Vedete, si vedono benissimo le magliette e poi con un ago o direttamente con l'uncino e il filo provvederemo a chiudere. L'alternativa potrebbe essere quella di lasciare aperti i fianchi e di tenere inserito un laccetto per chiudere il pantalone sui fianchi semplicemente con dei laccetti. In ogni caso adesso stiamo affrontando la lavorazione delle gambe. Dopo aver inserito quindi la lavorazione sulla parte bassa interna del cavallo, sto realizzando tutta la lavorazione circolare alternando punti alti a questa riga di mezzi punti alternata catenella e punto. Vedete esattamente come ho realizzato la parte alta del bacino. Adesso sto proseguendo in lunghezza. Non so per quanto ancora la farò lunga, inizierò a creare un bel tratto, diciamo così, di lunghezza, poi valuterò, proverò innanzitutto come sta venendo, quindi farò una prova indossata e poi procederemo. In ultimo lascerò la parte finale. Sto proseguendo la lavorazione della gamba. Qui mi sono fermata perché sono arrivata a termine del gomitolo e poi l'ho ripresa da questa parte, infatti sto continuando l'altra gamba. Mi sono fermata per farvi vedere qual è il risultato fino a questo momento. La parte alta del pantalone, vedete un'alternanza di righe piene a righe più aperte, poi dopo la parte inerente al bacino ho iniziato a aprire un po' di più la lavorazione e quindi dopo una riga di punti pieni ho
eseguito 5 righe di sempre a mezzi punti alternati vuoti, così come anche questa parte. E adesso proseguirò in questo modo, farò 5 righe vuota, diciamo più aperta, una riga piena di punti pieni e poi ancora 5 righe di punti aperti. Ritorno ora a lavorare la gamba e sto raggiungendo la lunghezza desiderata. Ricapitolando, dopo la parte iniziale alternando le righe piene e aperte, traforate, 5, 10, 15, 20 sono le righe traforate, poi ho ripreso soltanto la parte traforata, quindi ho fatto 8 righe a mezzi punti e poi ho fatto 1, 2, 3, 4 righe a punti alti, sempre lasciando l'apertura. L'ultima riga è quella che mi sta permettendo di aprire un po' la gamba a zampa. Vediamo se riesco a farla vedere meglio, così vedete. E ho inserito, alternando, 2 punti alti, 1, sempre con una catenella di separazione. Non essendo pari gli spazi, l'ultimo a chiusura mi sarebbero venuti 2 punti alti vicini, ho inserito nel punto alto sottostante il mio singolo punto alto. Adesso eseguo un altro giro inserendo gli stessi punti negli spazi creati e così mi avvicino gradualmente alla caviglia con l'apertura un po' a zampa. Mentre la lavorazione delle gambe prosegue, non sono ancora arrivata a caviglia e quindi vi faccio vedere poi gli step da affrontare, voglio soprattutto farvi vedere la parte alta, che è quella forse un po' più non ostica, ma sicuramente ha bisogno di più attenzioni. Per aumentare il cavallo, cioè se volete il pantalone a vita bassa, la lavorazione iniziale che avete fatto delle 2 fasce, quindi dei 2 pannelli avanti e retro, può partire dalla catenella e quindi lasciare la vita molto bassa. Vedete, questo qua è il cavallo, voi misurate il vostro cavallo, se ritenete che sia sotto l'ombelico e quindi particolarmente bassa, potete anche fermarvi e unire direttamente i 2 pannelli avanti e retro. Io ho deciso di alzarmi un po', anche perché la parte retro, quella cioè che si appoggia sul sedere, rimane troppo striminzita, rischiate che effettivamente quando vi sedete scenda tutto il pantalone. Allora ho deciso di affrontare altre righe per alzarmi con il cavallo, quindi non fare una vita bassa ma farla leggermente più alta. Sto così agganciandomi alla parte alta e avanti e retro, ricordiamoci che i 2 pannelli sono ancora separati, sto alzandomi di qualche riga. Ricordo che i punti che io ho sono 20, uno nel mezzo e altri 20, quindi sono 41 in totale. Sto alzandomi quindi con 41 mezzi punti e poi 41 punti alti. Vado avanti così fin tanto che trovo la mia misura ideale rispetto appunto alle mie forme. Se ho un retro,
un po' più abbondante, probabilmente mi conviene alzarmi un po' di più. Se invece sono magra, mi basterà alzarmi di una riga e quindi veste già il mio retro senza problemi. Quindi qualche riga in su e perfezioniamo il nostro cavallo, il nostro bacino. Il prossimo step sarà quello di chiudere un po' il nostro laterale, non magari completamente per evitare di avere difficoltà nell'indossarlo, e poi ci avvieremo verso la fine anche della lavorazione gambe. Queste sono le 2 righe in più aggiunte, quindi sulla catenella del lavoro iniziale ho inserito una riga di mezzi punti, alternando quindi mezzo punto, catenella di separazione, mezzo punto, e poi 2 righe di punti alti. Mi sono così fermata sull'angolo. Adesso con lo stesso filo di lavorazione mi giro sul fianco e inizio ad agganciare il laterale. Le prime righe fino a dove ho lasciato il marcatore, quindi fino alla base della riga dei mezzi punti, quindi la parte che ho appena unito a tutto il lavoro precedente, la farò a mezzi punti, quindi inserisco 3 mezzi punti dove incrocio i punti alti, quindi 3, 3, e sulla riga dei mezzi punti soltanto 2, quindi saranno 3, 3, 6, 7, 8 mezzi punti per scendere verso tutto il lato aperto. Quindi per il momento qua inserisco i mezzi punti. Oltre il marcatore invece inserirò punti bassi, sempre tenendo conto che laddove incrocio la riga dei punti alti ne inserisco 3, quando incrocio la riga dei mezzi punti ne inserisco 2. Arriverò in fondo e poi vi faccio vedere con la lavorazione dell'altro lato come ci uniamo a questo aggancio fatto. Arrivati in fondo alla riga, quindi questa parte abbiamo detto sono tutti punti bassi, sono 2 punti bassi perché abbiamo incrociato la riga dei mezzi punti, saltiamo sul lato opposto nella riga proprio speculare, quindi il primo che andiamo ad inserire sarà un punto basso completo. Con il secondo punto basso ci agganciamo con la testa al punto basso di fronte, quindi adesso vi faccio il punto basso e il secondo lo vediamo insieme. Mi trovo in questa posizione e quindi saltiamo sull'altro lato coi punti bassi. Iniziamo col primo e lo facciamo completo. Con il secondo già dobbiamo andare a prendere il secondo da questa parte, quindi con la lavorazione e il nostro gancio andiamo direttamente nella seconda maglia, la parte interna, quindi vi faccio vedere meglio, queste qua sono le prime 2, che sono le prime della serie. Io adesso dovrò inserirmi, visto che sto facendo la seconda, con la seconda, quindi prendo il mio lavoro ed entro con la seconda, entro a prendere il mio secondo punto basso e chiudo tutto insieme. Lo stesso anche per i successivi, quindi entro nella lavorazione con la maglia successiva, mi sposto per andare a fare i 3
e qui chiudo ancora. Vedete, piano piano si crea peraltro anche questa bella treccia che chiude i due lembi. Quindi abbiamo detto, con il gancio di lavorazione entriamo prima nella maglia interna di un lato e poi andiamo a eseguire il punto basso dall'altro, in modo da chiudere tra di loro tutti i due lembi. Proseguiamo così per tutta la riga fino ad arrivare in alto. Uniti insieme tra loro i lembi fino ad arrivare ai marcatori arancioni che mi segnano il passo per inserire i mezzi punti come da questa parte. Quindi adesso non aggancerò più, come ho fatto finora, i punti bassi, ma eseguo i punti, mezzi punti, così come quando avevo iniziato dall'altra parte il lato. Bene, chiusi così i fianchi, vedete la treccina delle maglie qui, ho lasciato aperto, dicevo, gli ultimi spazietti ed ho aggiustato anche un piccolo bottoncino per chiudere meglio il fianco, sia da una parte che dall'altra. Ho lasciato un attimo aperto ancora il filo per vedere se dopo la vestizione devo sistemare qualcosa con la misura della vita, però direi che in linea di massima ci siamo. Vediamo poi la gamba. Avevamo lasciato la gamba sulla lavorazione della riga con i doppi punti, quindi l'apertura per aprire leggermente. E infatti questa, dunque 1, 2, 3, 4, questa, la quinta, è la riga che avevamo lasciato in apertura. Dopo quindi la prova e la sistemazione della vita, ho aggiunto ulteriori 4 righe per raggiungere meglio la caviglia e quindi migliorare la lunghezza. Le 4 righe in più che ho fatto sono semplici, non ho fatto aumenti, sono semplicemente entrata con un punto alto ogni spazio, sempre con una catenella di separazione, quindi 4 righe in più oltre alla riga di apertura. Bene, direi che i miei pantaloni sono finiti. Se volete migliorare la vestibilità della vita, potete benissimo inserire una piccola catenella, una cinturina direttamente dentro la lavorazione della maglia, quindi basta che facciate una piccola catenella e già il vostro laccetto è perfetto per chiudere ulteriormente la vita e aiutarvi a sostenere il peso dei pantaloni. Bene, direi che il pantalone è concluso, lo vestiamo.
Se il pantalone è pesante potete aggiungere un elastico. Io ho preso un paio di boxer vecchi, ho fatto un punto festone e una prima riga a punti bassi. Ho unito il tutto direttamente al lavoro.